Ciao a tutti, benvenuti su... Ciao, sono Matteo e questa è Sara. Sì, esatto, e noi siamo qui per aiutarvi a imparare l'italiano in modo semplice e naturale. Se è la prima volta che ci guardate, benvenuti. Se invece ci seguite già, grazie mille per essere qui ancora con noi. Esatto, e ricordatevi di iscrivervi al canale, per favore, è molto importante per noi. Sì, davvero, l'iscrizione ci aiuta tantissimo e se il video vi piace, lasciate un like. Perfetto, perché così possiamo arrivare a più persone nel mondo che vogliono imparare l'italiano. È vero, ci sono tantissime persone che vogliono studiare la nostra lingua. Eh sì, e noi vogliamo aiutarvi tutti quanti. Allora, Matteo, come stai oggi? Bene, bene, anche se stamattina mi sono svegliato un po' tardi. Ah sì? Che ore erano? Ma alle 8:30, più o meno. Di solito mi sveglio alle 7. Capisco, anch'io stamattina non avevo voglia di alzarmi dal letto, faceva freddo. Sì, l'inverno è duro, ma poi mi sono fatto un bel caffè e tutto è andato meglio. Il caffè risolve sempre tutto. Assolutamente. Ma sai, mentre bevevo il caffè stavo pensando a una cosa. Ah sì? A cosa? Stavo pensando a quando ero studente. Tu ti ricordi quando studiavi all'università? Certo, come posso dimenticare? Erano anni bellissimi, ma anche difficili. Esatto, e oggi vogliamo parlare proprio di questo argomento con voi. Sì, oggi impariamo a parlare dei nostri studi in italiano. Perfetto, perché questo è un argomento molto utile, vero Sara? Utilissimo. Quando conosciamo persone nuove, spesso parliamo degli studi. È vero. Cosa studi? Oppure dove studi? Sono domande molto comuni. Esatto, e anche che facoltà fai? O in che anno sei? Sai Sara, io quando ero all'università studiavo economia. Tu invece? Io ho studiato lingue straniere. Mi sono laureata in lingue e letterature straniere. Ah, interessante. E quale lingua era la tua preferita? Difficile da dire, ma mi piaceva molto l'inglese e anche il francese. Bello. Io con le lingue non sono mai stato tanto bravo. Ma dai, secondo me tutti possono imparare le lingue. Forse hai ragione. Comunque, torniamo al nostro argomento di oggi. Sì, giusto. Allora, cominciamo dalle basi. Come si chiede a qualcuno cosa studia? Beh, la domanda più semplice è: cosa studi? Esatto. Oppure, se la persona lavora già, possiamo chiedere cosa hai studiato? Perfetto. E la risposta? Come rispondiamo? Possiamo dire studio medicina, oppure studio ingegneria o studio lettere. Bene. E se abbiamo già finito gli studi? Diciamo ho studiato economia, oppure mi sono laureato in architettura. Giusto. E possiamo anche dire dove studiamo. Sì, per esempio, studio all'Università di Roma o studio a Milano. Perfetto. Sai, Sara, quando io studiavo andavo all'università ogni giorno. Ah sì? Io invece no, alcune lezioni erano online. Beata te, io dovevo prendere il treno ogni mattina. Erano 40 minuti di viaggio. 40 minuti? Wow, era pesante? Ma all'inizio sì, ma poi mi sono abituato. E sul treno studiavo o dormivo. Capisco. Sai, molti studenti italiani fanno così, studiano sui mezzi pubblici. È vero, l'autobus, il treno, la metro sono pieni di studenti con i libri. Esatto. E sai cosa facevo io quando andavo all'università in autobus? Cosa? Ripetevo le lezioni a voce bassa. La gente mi guardava strana. No, davvero, che imbarazzo. Sì, ma a me non importava. Dovevo imparare tutto a memoria. Ti capisco. Anche io facevo cose strane per studiare. Una volta ho messo i post-it con le formule su tutti i muri di casa mia. Che idea! E ha funzionato? Abbastanza. Ogni volta che vedevo un post-it ripetevo la formula nella mia testa. Brava idea. Vedi, ognuno ha il suo metodo di studio. Esatto, e questo è importante. Non esiste un metodo perfetto per tutti. Verissimo. Ma ora parliamo un po' delle facoltà. Come si chiamano in italiano? Buona idea. Allora, c'è la facoltà di medicina, Sì, e poi c'è la facoltà di ingegneria, la facoltà di giurisprudenza per chi vuole studiare legge, la facoltà di lettere e filosofia. la facoltà di economia, quella era la mia,
Bene, e poi ci sono scienze politiche, architettura, lingue. Sì, ce ne sono tante, e ogni facoltà ha i suoi corsi specifici. Esatto. Per esempio, in medicina si studiano materie come anatomia, biologia, chimica. In economia invece si studia matematica, statistica, economia aziendale, diritto commerciale. E in lingue cosa si studia? Beh, immagino letteratura, grammatica, traduzione. Esatto, e anche linguistica, cultura dei paesi stranieri, storia della lingua. Interessante. Ogni facoltà ha un mondo tutto suo. Sì, e sai una cosa buffa? Ogni facoltà ha anche i suoi stereotipi. Ah sì, è vero. Per esempio, si dice che gli studenti di medicina non dormono mai Sì, e che gli studenti di lettere leggono sempre libri enormi. e che gli studenti di ingegneria sono tutti nerd con gli occhiali. Che sciocchezze, ma in realtà sono solo stereotipi divertenti. Esatto, ogni studente è diverso. Ma insomma, parliamo degli esami. Giusto, e ogni studente ha un piano di studi, vero? Sì, il piano di studi è la lista di tutti gli esami che dobbiamo fare. Perfetto. Di solito un piano di studi ha circa 20 o 30 esami. Dipende dalla facoltà e dal tipo di laurea. Alcuni hanno più esami, altri meno. È vero. E parliamo un po' degli esami. Come funzionano in Italia? Ah, gli esami, che stress. Lo so, ma sono importanti. In Italia ogni esame ha un voto. Esatto, il voto va da 18 a 30. 18 è il minimo per passare. E 30 è il massimo. Se fai un esame perfetto, prendi 30 in lode. 30 è lode, il sogno di ogni studente. È vero, io ho preso solo 2 volte 30 in lode in tutta la mia carriera universitaria. Brava! Io invece meno. Ma va bene così. L'importante è laurearsi, no? Assolutamente. E a proposito, come si dice quando qualcuno finisce l'università? Diciamo mi sono laureato o mi sono laureata. Esatto. E se vogliamo dire quando, aggiungiamo l'anno. Mi sono laureato nel 2018. Perfetto. E possiamo anche dire il voto di laurea. Sì, mi sono laureato con 110, oppure con 115. Giusto. In Italia il voto di laurea va da 66 a 110. 110 è il massimo. E se sei molto bravo, prendi 110 e lode. Esatto, ma non è facile. Per niente, bisogna studiare tanto. Sai Sara, io ricordo che durante gli esami dormivo pochissimo. Anch'io. La sessione d'esami era sempre stressante. La sessione d'esami. Spieghiamo cos'è. Buona idea. La sessione d'esami è il periodo in cui si fanno gli esami. Esatto. Di solito ci sono 3 sessioni all'anno, una a gennaio-febbraio, una a giugno-luglio e una a settembre. Perfetto. E in questi periodi non ci sono lezioni, solo esami. Giusto. E gli studenti studiano tanto per prepararsi. Sì, molti studenti vanno in biblioteca a studiare. La biblioteca. Un posto importante per gli studenti. Io ci passavo ore e ore. Anch'io. La biblioteca dell'università era sempre piena. È vero, e spesso non c'erano posti liberi. Dovevi arrivare presto la mattina. Sì, è così. E se arrivavi tardi dovevi studiare a casa. O al bar. Io a volte studiavo al bar con gli amici. Ah sì? E riuscivi a concentrarti? Non sempre, ma era divertente studiare insieme. Capisco. Studiare in gruppo può essere utile. Sì, soprattutto per materie difficili, ci si aiuta a vicenda. Esatto. Ognuno spiega le cose che sa meglio. E poi è anche più divertente. Quando studi da solo, a volte è noioso. È vero. Anche se a volte il gruppo studia e poi finisce per chiacchierare e basta. Sì, questo succede spesso. Vai per studiare e finisci per parlare di tutto tranne che dell'esame. Esattamente. Quindi bisogna avere disciplina. Hai ragione. Ma ora parliamo un po' delle lezioni. Come si chiamano? Beh, ci sono le lezioni normali, che possono essere lezioni frontali. Giusto, nelle lezioni frontali il professore parla e gli studenti ascoltano. Esatto. E poi ci sono i seminari, che sono più interattivi. Sì, nei seminari gli studenti partecipano di più, fanno domande, discutono. Perfetto. E ci sono anche i laboratori, dove si fanno attività pratiche. I laboratori sono molto utili. Per esempio in chimica si fanno esperimenti.
Sì, e in informatica si usa il computer per programmare. Esatto, ogni facoltà ha i suoi laboratori specifici. Giusto. E parliamo anche del ricevimento studenti. Ah sì, il ricevimento è quando il professore incontra gli studenti individualmente. Esatto. Di solito è 1 o 2 ore a settimana. Gli studenti vanno dal professore per fare domande. È molto utile. Io andavo sempre al ricevimento prima degli esami per chiarire i dubbi. Buona idea! Io invece ero più timida. Non andavo quasi mai. Capisco, ma il ricevimento è davvero utile. I professori sono lì per aiutare. Hai ragione. E ogni studente ha anche un libretto universitario. Il libretto, che ricordi. Lì si registrano tutti i voti degli esami. Esatto. Oggi molte università usano il sistema digitale, ma prima c'era il libretto di carta. Sì, io ancora ce l'ho a casa il mio vecchio libretto. Anch'io. È un bel ricordo. E sai cosa mi piaceva del libretto? Cosa? Vedere tutti i voti insieme, così potevo capire se stavo andando bene o male. È vero, e si può anche calcolare la media dei voti. Esatto. La media è importante per il voto di laurea finale. Sì, se hai una media alta, probabilmente prenderai un bel voto di laurea. Giusto. Ma torniamo a parlare delle espressioni utili. Sì, buona idea. Come diciamo quando un esame è difficile? Possiamo dire: questo esame è molto difficile o è un esame duro. Oppure è un esame impossibile quando è veramente difficile? Sì, o anche è un esame killer, con un po' di esagerazione. E se è facile? È un esame facile, oppure è semplice, o è una passeggiata. Una passeggiata. Che espressione divertente. Sì, significa che è così facile che sembra una passeggiata nel parco. Bene, e se dobbiamo studiare tanto? Diciamo: devo studiare molto o devo preparare questo esame. Oppure devo studiare come un matto quando c'è tantissimo da studiare. Esatto, e devo sgobbare è un'altra espressione informale. Sgobbare, sì, si usa tanto tra studenti. Significa studiare molto duramente. Perfetto. E quando andiamo a fare l'esame? Diciamo, domani ho un esame. Oppure devo dare l'esame di matematica. Dare un esame è un'espressione molto italiana. Sì, si usa tantissimo. Dare un esame significa fare un esame. Esatto. E dopo l'esame, come diciamo se è andato bene? Possiamo dire ho passato l'esame, oppure ce l'ho fatta. Oppure è andata bene o sono contento del risultato. E se è andato male? Non ho passato l'esame, oppure sono stato bocciato. Oppure è andata male o ho fatto un disastro. Essere bocciato non è una bella cosa. No, per niente, ma capita a tutti prima o poi. È vero, l'importante è non arrendersi e riprovare. Esatto. In Italia diciamo riprovare o ridare l'esame. Perfetto. Sai Matteo, io ricordo un esame che ho dovuto dare 3 volte. 3 volte? Quale esame? Statistica. Era difficilissimo per me. Non capivo niente. Capisco, anche io avevo materie difficili. Per me era matematica finanziaria. Ah sì? E quante volte hai dovuto darla? 2 volte. La prima volta ero troppo nervoso e ho sbagliato tutto. L'ansia da esame è normalissimo. Sì, molti studenti sono nervosi prima degli esami. È vero, io prima degli esami non riuscivo neanche a mangiare. Anch'io, e dormivo malissimo la notte prima. Sì, e la mattina dell'esame mi sentivo sempre un po' male per lo stress. Ti capisco perfettamente. Io avevo sempre mal di pancia. Sì, bei tempi. Sì, bei tempi. Adesso li ricordiamo con nostalgia, ma allora era stressante. Assolutamente, ma erano anche anni belli. Ho conosciuto tante persone. Sì, l'università è importante anche per le amicizie. Esatto, alcuni dei miei migliori amici li ho conosciuti all'università. Anch'io. E ci vediamo ancora adesso, dopo tanti anni. Che bello, sono amicizie che durano per sempre. Sì, e sai cosa mi manca dell'università? Cosa? Le pause tra una lezione e l'altra. Ci incontravamo tutti al bar dell'università. Ah sì, il bar dell'università, che bei ricordi. Sì, prendevamo il caffè, mangiavamo una brioche, chiacchieravamo. E ci scambiavamo gli appunti delle lezioni. Esatto, gli appunti erano importantissimi. Se perdevi una lezione, chiedevi gli appunti a un amico. Sì,
e alcuni studenti avevano appunti bellissimi, ordinatissimi. Io no, i miei appunti erano un disastro, non capivo neanche io cosa avevo scritto. Anche i miei, scrivevo veloce veloce e poi a casa non capivo niente. Per questo era utile studiare con gli amici, ognuno aiutava l'altro. Verissimo, ma ora continuiamo con le espressioni utili. Come parliamo dei professori? Beh, in Italia i professori universitari si chiamano professori o docenti. Esatto, e li chiamiamo sempre professore o professoressa, mai per nome. È vero, è una forma di rispetto. Buongiorno professore, posso fare una domanda? Perfetto, e se vogliamo dire che un professore è bravo? Possiamo dire è un bravo professore o spiega molto bene. Oppure è un professore preparato o è molto competente? E se invece non è bravo? Beh, possiamo dire è un po' confuso o non spiega molto bene. Diplomatico, ma è vero, bisogna essere educati. Sempre, anche se un professore non ci piace, dobbiamo essere rispettosi. Assolutamente. Ora parliamo delle ore di studio. Quanto studiano gli studenti italiani? Dipende, alcuni studiano tantissimo, altri meno. È vero, ma in generale durante la sessione d'esami si studia molto. Sì, molti studenti studiano 6, 7, 8 ore al giorno. È tanto, ma è necessario per preparare bene gli esami. Esatto, anche se non è sano studiare così tanto senza pause. Hai ragione, è importante fare delle pause. Sì, io facevo una pausa ogni 2 ore più o meno. Brava idea, anch'io. Pausa caffè, pausa merenda. Le pause sono fondamentali e anche dormire bene è importante. Assolutamente, non bisogna studiare tutta la notte. No, anche se molti studenti lo fanno prima degli esami. È vero, si chiama tirare la notte o fare la nottata. Esatto, ho tirato la notte per studiare. Ma non è una buona idea, il giorno dopo sei stanchissimo. Hai ragione, è meglio organizzarsi bene e studiare un po' ogni giorno. Perfetto, la costanza è la chiave del successo nello studio. Verissimo, meglio studiare 2 ore al giorno per una settimana che 14 ore il giorno prima. Esatto, anche se molti studenti fanno proprio così. Lo so, io ero una di quelli, procrastinavo sempre. Procrastinare, un'altra parola utile, significa rimandare le cose. Sì, devo studiare ma procrastino sempre, vuol dire che rimandi sempre. È un problema comune tra gli studenti. Verissimo. Ora parliamo dei diversi tipi di laurea in Italia. Buona idea. Allora, in Italia ci sono 2 tipi principali di laurea Sì, c'è la laurea triennale che dura 3 anni. e c'è la laurea magistrale, che dura altri 2 anni dopo la triennale. Esatto, quindi in totale sono 5 anni di studio. Giusto, ma non tutti fanno la magistrale. Alcuni si fermano alla triennale. È vero, dipende da cosa vuoi fare nella vita. Esatto, e per alcune professioni serve anche un master o un dottorato. Sì, il dottorato è il livello più alto di studi universitari. Chi fa il dottorato si chiama dottorando e studia per 3 o 4 anni. E alla fine diventa dottore di ricerca. Esatto, ma è un percorso lungo e difficile. Sì, bisogna essere molto appassionati. Tu hai mai pensato di fare un dottorato, Matteo? No, la laurea magistrale mi è bastata. E tu? Neanche io. Dopo 5 anni di università volevo lavorare. Ti capisco perfettamente, ma rispetto moltissimo chi lo fa. Anch'io. È un grande impegno. E parliamo anche della tesi di laurea. Ah, sì, la tesi, quella è importantissima. Esatto. La tesi di laurea è un lavoro di ricerca che ogni studente deve scrivere. Sì, di solito la tesi è lunga tra 50 e 200 pagine, dipende dalla facoltà. E bisogna scegliere un argomento specifico da studiare. Esatto, e poi si lavora con un relatore, che è un professore che ti aiuta. Il relatore è fondamentale, ti guida durante tutto il lavoro di tesi. Sì, io avevo un relatore molto bravo che mi ha aiutato tantissimo. Che fortuna! Io invece il mio relatore era sempre occupato. Ah no, questo è un problema. Quanto tempo ci hai messo a scrivere la tesi? Circa 6 mesi. E tu? Anche io, più o meno lo stesso tempo, è un lavoro lungo. Sì, ma alla fine è molto soddisfacente quando la finisci. Assolutamente. E poi c'è la discussione della tesi. Esatto, la discussione è quando presenti la tesi davanti a una commissione di professori. È il momento finale. Se va bene, ti laurei. Sì,
E poi c'è la festa di laurea con la famiglia e gli amici. Che bel momento. Ti ricordi la tua festa di laurea? Certo, è stato un giorno bellissimo. E tu? Anche la mia, eravamo tutti felicissimi. È vero, la laurea è un traguardo importante nella vita. Assolutamente, rappresenta anni di studio e sacrifici. Sì, e merita di essere festeggiata. Bene, ora facciamo un piccolo riassunto? Sì, buona idea. Abbiamo imparato tantissime cose oggi. Esatto, abbiamo visto come chiedere cosa studi e come rispondere, Abbiamo parlato delle facoltà, degli esami, dei voti, delle sessioni d'esami, della biblioteca, delle lezioni del libretto universitario, dei professori e anche delle lauree, triennale, magistrale e dottorato. e della tesi di laurea e della discussione. Perfetto, sono davvero tante informazioni utili. Sì, e ricordate, se volete imparare l'italiano, la pratica è fondamentale. Esatto, dovete parlare, ascoltare, leggere, ogni giorno un po'. E noi siamo qui per aiutarvi. Continuate a seguirci Sì, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. e lasciate un like se il video vi è piaciuto. Così possiamo aiutare più persone a imparare l'italiano. Esatto, vogliamo che l'italiano arrivi in tutto il mondo. È vero, è una lingua bellissima e vogliamo condividerla con tutti voi. È vero, ogni volta che qualcuno impara l'italiano, noi siamo felicissimi. Sì. E sapete una cosa? Io sono felice quando vedo persone da tutto il mondo che studiano italiano. Anch'io. È emozionante sapere che la nostra lingua è così amata. È vero, l'italiano è parlato in tanti paesi del mondo. Sì, in Italia, ovviamente, ma anche in Svizzera, a San Marino, in Vaticano. E poi ci sono milioni di persone nel mondo che studiano italiano per passione. Esatto, per amore della cultura, dell'arte, della musica italiana. O semplicemente perché pensano che l'italiano sia una lingua bella. E hanno ragione. Sì, ma ora un messaggio importante per voi che ci guardate. Sì, non arrendetevi mai. Esatto. Imparare una lingua è difficile, ma è possibile. Serve tempo, pazienza e pratica, ma ce la potete fare. Assolutamente. E ricordate, gli errori sono normali. Sì, tutti fanno errori quando imparano una lingua nuova. L'importante è continuare a provare, a parlare, a praticare. Esatto. Ogni errore è un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Verissimo. E noi saremo sempre qui per aiutarvi. Sì, facciamo video nuovi ogni settimana. E se avete domande o suggerimenti per i prossimi video, scriveteci nei commenti. Esatto. Leggiamo tutti i commenti e ci piace sapere cosa volete imparare. Perfetto. Bene, io direi che possiamo concludere qui. Sì, è stato un bel episodio oggi. Davvero, abbiamo parlato tantissimo degli studi universitari. E spero che sia stato utile per tutti voi che ci guardate. Sicuramente. E ricordate, commentate qui sotto se avete domande. Sì, leggiamo sempre i vostri commenti e rispondiamo volentieri. Esatto, ci piace molto interagire con voi. È la parte più bella di questo lavoro. Sì, conoscere persone da tutto il mondo che amano l'italiano come noi. È meraviglioso, ci fa sentire parte di una grande famiglia. Esatto, la famiglia di Italiano Facile. Bellissimo. Allora, ci vediamo nel prossimo video. Sì, e nel prossimo video parleremo di un altro argomento interessante. Non ve lo diciamo ancora. È una sorpresa. Esatto, dovete tornare per scoprirlo. Ma vi diamo un piccolo indizio. Sarà qualcosa di molto utile per la vita quotidiana in Italia. Sì, quindi non perdetevi il prossimo episodio. E intanto praticate tutto quello che avete imparato oggi. Esatto. Provate a parlare dei vostri studi in italiano con i vostri amici. O scrivete un piccolo testo su quello che studiate o avete studiato. Ottima idea! La scrittura aiuta molto a imparare. Sì, e se volete potete scriverlo nei commenti qui sotto. Così possiamo leggerlo e darvi un feedback. Perfetto. Allora, grazie mille per aver guardato questo video. Sì, grazie davvero. Siete fantastici. Ciao a tutti e studiate italiano. Ciao! A presto Buono studio e buona giornata. o buona serata, dipende da dove ci guardate. È vero! I nostri video sono guardati in tutto il mondo, in fusi orari diversi. Esatto. Quindi buon tutto a tutti. Perfetto. Ciao ciao. Ciao!